Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò del mito dei megapixel, perché negli ultimi anni vi è questa tendenza, soprattutto per quanto riguarda la fotografia, nel vendere prodotti con il più alto numero di megapixel possibili, portando il consumatore ad associare ad un elevato numero di megapixel un'elevata qualità fotografica. Ma effettivamente è ciò che ci vogliono far credere o no? Andiamo a vederlo insieme. Vi siete mai chiesti perché camere professionali come questa hanno un numero basso di megapixel rispetto ad esempio degli smartphone, dove negli ultimi periodi siamo arrivati anche a 64-105 megapixel? Per poterlo capire partiamo dal concetto di pixel. Il pixel è un dispositivo fotosensibile disposto a scacchiera sul sensore, che è un rettangolo in silicio all'interno del nostro dispositivo. La funzione del pixel, chiamato anche fotodiodo, è quella di convertire il segnale luminoso in segnale elettrico. C'è da precisare che il pixel vede in bianco e nero, quindi viene posto un filtro, il più comune è il filtro Bayer, che è un filtro RGB, che permette di convertire l'immagine a colori. Questi tre dispositivi possono catturare delle immagini, sono quindi dotati di un sensore. Si differenziano però per numero di megapixel e per dimensione del sensore. La dimensione del sensore può essere da un sensore grande, un medio formato, si arriva a un full frame, un APS-C come in questo caso, fino via via ad arrivare ad un sensore molto piccolo come quello di uno smartphone che è minore di mezzo centimetro. Andiamo a vedere ora con due esempi qual è la relazione tra dimensione del sensore e il numero di megapixel. Un esempio che andiamo a considerare è quello di due sensori di diverse dimensioni con lo stesso numero di megapixel. In questo caso avremo un sensore grande come quello di una reflex digitale è quello di uno smartphone. Userò dei blocchi di grafette per rappresentare il pixel. Se abbiamo lo stesso numero di megapixel però sensori diversi, dovremmo ridurre la dimensione del pixel. Il secondo caso invece è il caso in cui noi abbiamo dei sensori della stessa dimensione però aumentiamo il numero dei pixel. Possiamo vedere come, anche in questo caso, siamo costretti a ridurre la dimensione del pixel. Attraverso questi due esempi è facile capire come, al variare della dimensione del sensore e del numero dei pixel, varia anche la grandezza del pixel. Più è piccolo il pixel, meno luce riesce a catturare. Catturando meno luce presenterà maggior rumore digitale, soprattutto in situazioni di scarsa luce o in situazioni di alti ISO, e registrerà una minore gamma dinamica, ovvero registrerà meno sfumature che andranno dal bianco al nero. Più grande sarà il pixel, maggiore luce riuscirà a catturare, meno rumore e maggiore gamma dinamica, ovvero riuscirà a catturare maggiori sfumature che vanno dal bianco al nero. Maggiore sarà la grandezza del pixel, maggiore sarà la qualità della nostra foto. Per avere un pixel di maggiori dimensioni abbiamo bisogno di un sensore più grande. Più è grande il sensore, maggiore saranno i costi. Il numero di megapixel invece non determina la qualità della foto, ma viene a determinare quanto dettaglio c'è in una foto. Dettaglio non vuol dire qualità. Maggiore sarà il numero di megapixel, maggiore sarà la densità di pixel in un'immagine, maggiore sarà quindi il dettaglio. Come abbiamo visto, se noi andremo ad aumentare il numero di megapixel e il sensore è molto piccolo, andremo sì ad aumentare il dettaglio di una foto, ma andremo a contempo a ridurre la qualità. Quando vendono dei prodotti con molti megapixel è tutta una strategia di marketing, perché cercano di far associare un numero elevato di megapixel a una maggiore qualità. Nel momento in cui vogliamo acquistare un prodotto con l'obiettivo di avere foto di qualità, dovremo considerare la relazione tra numero di megapixel e grandezza del sensore, in modo da capire se i pixel sono abbastanza grandi per ottenere foto di qualità e non perdere dettaglio. Spero che questo video sia stato utile e se vi è piaciuto mettete un like, commentate qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!